Ciao a tutte cari amiche uncinettine e ben ritrovate nel mio canale. In questo video realizzeremo il primo vero progetto autunnale / invernale dell'anno 2024-2025 e sarà in collaborazione con l'azienda Un Filo di Passione. Andremo a realizzare uno sciarpone con annesso cappuccio per tutte quelle persone a cui non piacciono molto i cappelli ma che comunque come me sono freddolose. Quindi andremo a realizzare questo sciarpone con tanto di cappuccio e per farlo andremo ad utilizzare il filato Bohème che potete acquistare sul sito www.unfilodipassione.it ed è un filato che già vi ho proposto lo scorso anno, con cui ho realizzato il maglioncino Northern Light. Vi lascerò il link nelle schede in alto e nel box in descrizione qualora vogliate realizzare il maglioncino Northern Light. Con lo stesso filato quindi che già vi ho presentato e non ha bisogno di presentazioni, andiamo subito a realizzare questo meraviglioso sciarpone. Dopo aver realizzato il nostro nodino scorsoio, montiamo un totale di 32 catenelle. Avviate le nostre 32 catenelle, andiamo a mettere il dito sulla 32esima e ne andiamo a fare altre 3, che saranno in sostituzione della prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto sulla 32esima catenella ed andiamo a fare una maglia alta. A questo punto filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo a fare ancora una maglia alta e ripetiamo una maglia alta in ciascuna catenella fino alla fine del giro. Al termine del giro abbiamo un totale di 33 maglie alte se andiamo a contare anche le 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Adesso al giro numero 2 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, quindi sulla prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. A questo punto andremo ad alternare una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro, quindi filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda maglia alta, puntando l'uncinetto da destra verso sinistra e facendolo passare al di sotto della maglia alta. Agganciamo il filo, lo portiamo fuori e andiamo a fare la nostra maglia alta. Ed ecco qui che abbiamo realizzato una maglia alta presa avanti. Adesso filo sull'uncinetto, nella maglia alta successiva andiamo a fare una maglia alta presa dietro. Quindi entriamo con l'uncinetto in questo modo, sempre da destra verso sinistra, ma questa volta prendendo la maglia da dietro. E andiamo a fare la nostra maglia alta. E questa è una maglia alta presa dietro. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta successiva in questo modo e andiamo a fare una maglia alta presa avanti. Filo sull'uncinetto, nella maglia alta successiva andiamo a realizzare una maglia alta presa dietro. Filo sull'uncinetto, andiamo a fare una maglia alta presa avanti e nella maglia alta successiva andiamo a fare una maglia alta presa dietro e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Una volta arrivati al termine del giro andiamo a lavorare l'ultima maglia alta con una maglia alta semplice, quindi filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro e facciamo una maglia alta semplice. Vedete, già si inizia a notare come si sviluppa la sfumatura. Adesso al giro successivo andiamo a fare una catenella, giriamo la lavorazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto,
e andiamo a fare una maglia alta semplice. Filo sull'uncinetto. Adesso qui ci troviamo con una maglia alta presa dietro, vedete? E andiamo a ripetere una maglia alta presa dietro. Quindi andiamo a lavorare sostanzialmente i punti così come si presentano. Filo sull'uncinetto, qui dove abbiamo la maglia alta presa avanti, andiamo a fare un'altra maglia alta presa avanti. Filo sull'uncinetto, dove abbiamo la maglia alta presa dietro, andiamo a fare la maglia alta presa dietro. Filo sull'uncinetto e dove abbiamo la maglia alta presa avanti andiamo a fare la maglia alta presa avanti e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro e andremo a lavorare l'ultimo punto con una maglia alta semplice. Lavoriamo quindi l'ultima maglia alta come una maglia alta semplice, una catenella, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta semplice, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare i punti così come si presentano. Quindi dove abbiamo una maglia alta presa avanti andiamo a fare una maglia alta presa avanti e dove abbiamo una maglia alta presa dietro andiamo a lavorare una maglia alta presa dietro. E continuiamo in questo modo fino a terminare i 5 gomitoli. Una volta terminata ho ottenuto una lunghezza totale di circa 140 cm, tenendo conto che questo è un punto abbastanza elastico, come potete notare. Ed ho lasciato un pezzo di filo per realizzare la cucitura. Per realizzare la cucitura pieghiamo la sciarpa a metà in questo modo. Non importa quale sia il lato del dritto o del rovescio perché questo motivo non ha né un dritto e né un rovescio. Quindi pieghiamo la nostra sciarpa in questo modo e fissiamo gli angoli con un marcapunti in modo da non farli scappare. Adesso, con l'aiuto di un metro da sarta, prendiamo uno dei due bordi e andiamo a misurare circa 30 cm, che sarà la misura del nostro cappuccio. Anche qui mettiamo un marcapunti e fissiamo entrambi i lati. A questo punto possiamo passare alla cucitura vera e propria. Adesso, per quanto riguarda la cucitura, vado a togliere il mio primo marcapunti, punto l'uncinetto sulla prima catenella e mi porto il filo da quest'altro lato, quindi vado a prendere il filo che ho qui e me lo porto dall'altra parte. E adesso andiamo a cucire con una maglia bassissima agganciando le singole catenelle. In questo modo. Non stringete troppo il punto, altrimenti rischieremo di farlo arricciare. E continuiamo in questo modo per tutto il lato corto. Terminata la cucitura del lato corto, andiamo a rimuovere il secondo marcapunti e passiamo alla cucitura del laterale. Quindi andiamo a fare l'ultimo punto di cucitura del lato corto, ne andiamo a fare un altro in questo modo per ricreare l'angolo, giriamo il nostro sciarpone e continuiamo
a cucire con delle maglie bassissime e andiamo a fare una maglia bassissima in ciascuna maglia alta, tenendo sempre il punto abbastanza largo. In questo modo, fino ovviamente ad arrivare al terzo marcapunti. Andiamo a togliere il marcapunti, facciamo il nostro ultimo punto e andiamo a sfilare la lavorazione. Apriamo la nostra sciarpa e andiamo a nascondere il filo che abbiamo appena tagliato, facendolo passare all'interno in questo modo. E con l'aiuto di un ago da lana lo andiamo a nascondere all'interno. Ed eccola qui come si presenta il nostro sciarpone con cappuccio con il filato bohème. E questo, signore, era il nostro morbido e caldissimo sciarpone con tanto di cappuccio realizzato con il filato bohème. Se questo video vi è piaciuto, supportatelo lasciando un like, un commento e se non l'avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!